Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima stola molto semplice, molto elegante, con questo filato che tra l'altro ha delle sfumature veramente delicate. A me piace moltissimo. Il punto che ho usato è veramente semplicissimo e non è nient'altro che il ripetersi degli stessi punti in maniera alternata su due righe. Cresce in fretta, è veramente un progetto alla portata di tutti, anche alle meno esperte. Detto questo, vi lascio al video. Per questa stola ho usato questo filato che ho comprato ai grandi magazzini Action, che vabbè non è granché, è un 50 acrilico, 50 poliestere, però ha questi colori che sono stupendi, mi hanno folgorato, e si presenta in questi gomitoli da 125 grammi per 415 metri, quindi è lunghissimo, non finisce mai. E vi faccio vedere anche una chicca che ho trovato all'Action per 1,69 euro. Ho trovato addirittura questo kit di uncinetti che vado ad aprire adesso, e ce n'è di più misure. Allora vediamo, partono da questo qua più piccolo che è un 3, questo qui un pochino più grande è un 3,5, poi abbiamo un 4, un 6, un 8 e un 10. Sono, penso, in alluminio, leggerissimi, e c'è veramente un kit completo per chi vuole iniziare a fare qualcosa con pochi soldi, da qualche capo d'abbigliamento addirittura qualche borsa con dei filati più grossi. Io per questo progetto ho usato l'uncinetto del 3,5. Il punto che andremo a utilizzare si sviluppa su un multiplo di 15 più 12. Io, per fare una stola che è in altezza, in misura circa 50 centimetri, andrò a montare 105 catenelle più 12. Faccio il mio nodino iniziale e vado a contare 105 catenelle. Fatte le 105 catenelle, aggiungiamo le 12, quindi devono essere un totale di 117. 1, fatte tutte le catenelle che mi servono, ne aggiungo una per girare, entro in quella che ho fatto subito prima, l'ultima delle 117 per intenderci, con un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione e conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella e faccio un punto basso. Aggiungo 7 catenelle di separazione, andrò a fare dei tripli punti alti, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3, conto 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, entro nell'ottava e faccio questo punto alto triplo, quindi entro nella catenella, pesco il filo, poi scarico gli anellini a 2 a 2. Di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella di base e faccio un altro punto alto triplo. Tre volte filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva, faccio un altro punto alto triplo, di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella dopo e faccio 2 punti alti tripli. Per un totale di 5 punti alti su 3 catenelle, quindi ne abbiamo 2 sulla prima catenella, 1 su quella centrale e 2 su quella dopo. Faccio di nuovo 7 catenelle,
e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entro nell'ottava catenella con un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nella quarta con un punto basso. Dopodiché ripeto le 7 catenelle, tre volte filo sull'uncinetto, entro nell'ottava catenella disponibile, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, faccio il mio triplo punto alto, di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base e faccio un altro triplo punto alto, ancora 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva, qui ne farò uno solo di triplo punto alto, 3 volte filo sull'uncinetto, entro in quella dopo e qui ne farò 2. E 2. Per un totale anche qui di un gruppo di 5 punti su 3 catenelle. Quindi vado avanti, aggiungo le 7 catenelle di separazione, conto ancora le 7 catenelle, entrerò nell'ottava, ecco questa è l'ottava, faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione ed entro nella quarta catenella che ho a disposizione con un punto basso e ricomincio con 7 catenelle, tre volte filo sull'uncinetto, entro nell'ottava catenella disponibile, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, faccio il mio triplo punto alto, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base e ripeto il triplo punto alto, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva, faccio il triplo punto alto e ancora 3 volte filo sull'uncinetto, entro nella catenella dopo e andrò a fare i 2 punti. E vado avanti in questa maniera per tutta la riga. Quindi a questo punto abbiamo i nostri punti alti tripli, farò 7 catenelle, entrerò nell'ottava con un punto basso, 3 catenelle, entrerò nella quarta con un altro punto basso fino alla fine della riga. Abbiamo iniziato con punto basso, 3 catenelle, punto basso, dovremmo finire con punto basso, 3 catenelle, punto basso. Una volta finita la riga ci troviamo in questa situazione, quindi abbiamo finito con un punto basso. Dovremmo invertire la lavorazione. Saliamo con 5 catenelle che saranno il nostro primo punto alto triplo. Tre volte filo sull'uncinetto, giro il lavoro e vado a fare 5 punti alti tripli nell'archetto, quello formato dalle 3 catenelle che abbiamo subito sotto. Fatto il nostro gruppettino di 5 punti dentro l'archetto, aggiungiamo le 7 catenelle. E andiamo nel primo punto altissimo che troviamo disponibile, entriamo con un punto basso,
aggiungo 3 catenelle di separazione e vado nell'ultimo gruppetto dei 5 con un altro punto basso. Praticamente la sequenza sarà sempre questa, quindi aggiungo le 7 catenelle, 3 volte filo sull'uncinetto, entro direttamente nell'archetto formato dalle 3 catenelle, quindi salto l'archetto di 7, entro qui nelle 3 catenelle tra i due punti bassi e faccio 5 punti tripli. Quindi 3 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco, riprendo il filo, scarico gli anellini e 2 a 2. Finiti i 5 punti, facciamo le 7 catenelle. Quindi salto tutte le 7 catenelle della riga sottostante, entro nel primo punto del gruppetto di 5 e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle e vado nell'ultimo con un altro punto basso. Faccio 7 catenelle, tre volte filo sull'uncinetto, vado nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i due punti bassi e vado a fare i miei 5 punti tripli. Sono quasi al termine della riga, ora andremo a lavorare l'ultimo gruppo di punti, il gruppo di chiusura. Quindi ho fatto le 7 catenelle, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto tra l'ultimo punto basso, l'ultimo punto della riga e il punto basso precedente, quello formato dalle 3 catenelle, rifaccio i miei 5 punti tripli. Fatti 5 punti, ne dovrò ripetere uno da fare sul punto basso, quindi 3 volte filo sull'uncinetto e vado sull'ultimo punto, questo punto qua, e faccio l'ultimo per chiudere la riga. E questa è la riga numero 2, che andremo a ripetere in maniera alternata nella riga numero 3, quindi giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto basso. Aggiungo le 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto del gruppetto di 5, faccio un punto basso. Dove ho le 7 catenelle, faccio le 7 catenelle. Dopodiché mi sposterò nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i due punti bassi sul gruppetto dei punti tripli, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio i miei 5 punti tripli. Fatto il mio gruppetto di 5 punti, vado a fare le 7 catenelle. Quindi mi sposto nel primo punto che trovo, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle e vado nell'ultimo, nel quinto e ultimo del gruppetto della riga sottostante e faccio un altro punto basso. Aggiungo le 7 catenelle, tre volte filo sull'uncinetto, vado nel gruppetto formato dalle 3 catenelle, quello tra i due punti bassi, e faccio i miei 5 punti tripli.
e vado avanti così. Faccio 7 catenelle, entro nel primo punto, lavoro un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto del gruppetto di 5 con un altro punto basso, di nuovo faccio le 7 catenelle, entro nell'archettino formato dalle 3 catenelle tra i 3 punti bassi e faccio 5 punti tripli, vado avanti così fino alla fine della riga. Ho fatto le 7 catenelle che sono le ultime, vado a lavorare l'ultimo gruppo, quindi entro nel primo punto triplo disponibile con un punto basso, aggiungo le 3 catenelle di separazione, vado a lavorare nell'ultimo punto, cioè nella quinta catenella partendo dal basso delle 5 catenelle che vanno a sostituire il primo punto della riga sottostante e faccio un punto basso. Dopodiché riparto col lavoro che ho fatto in precedenza, quindi aggiungo 5 catenelle che saranno il nostro primo punto, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archettino che ho subito dopo e faccio 5 punti tripli. Fatti 5 punti tripli, aggiungo le 7 catenelle, vado nel primo punto e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'ultimo e faccio un punto basso. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Alterneremo la stessa riga, ma alterneremo l'inizio e la fine, quindi noi inizieremo con punto basso 3 catenelle, punto basso 7 catenelle, punti tripli. La riga successiva sarà punti tripli nell'archetto formato dalle catenelle, ovviamente le catenelle per iniziare, 7 catenelle, punto basso 3 catenelle, punto basso nei punti tripli della riga sottostante. Dopodiché, quando rifacciamo la riga successiva, inizieremo con i punti tripli, catenelle, punto basso, catenelle, punto basso. Il lavoro da fare sarà sempre questo, fino all'ultima riga che andrà cambiato qualcosa, perché dovremo fare delle diminuzioni per avere i bordi regolari. Quindi andremo avanti a lavorare così fino alla larghezza della stola che vogliamo ottenere. Io credo che arriverò intorno ai 170-175 centimetri, magari anche 180, perché voglio fare una bella stola, bella lunga, importante, che possa davvero sostituire il cardigan, il giacchino nelle serate un pochino più fresche. Ci vediamo alla fine. Sono arrivata ai 180 cm circa di larghezza, quindi dovrò andare a fare l'ultimo giro, perché se vi ricordate abbiamo iniziato facendo 5 punti su 3 catenelle, quindi dovremo fare delle riduzioni per non avere un lato troppo sbilanciato rispetto all'altro. Mi trovo in questa situazione, perciò giro il mio lavoro, mi ritrovo sul gruppetto dei 5 punti, faccio un punto basso, 3 catenelle, arrivo all'ultimo punto e faccio il punto basso, così come abbiamo fatto normalmente per tutta la stola. Le 7 catenelle restano 7 catenelle. Ora mi ritrovo qui, devo lavorare nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti alti e farò 2 punti alti tripli chiusi insieme, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, estraggo il filo, riprendo il filo, scarico 2 anellini, ne scarico altri 2, ne scarico 2 ancora e ne lascio 2 sull'uncinetto. Di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, ripeto l'operazione a 2 li scarico e mi ritrovo 3 anellini sull'uncinetto, prendo il filo e li vado a chiudere tutte e 3 insieme. Qui ne farò uno solo, 3 volte filo sull'uncinetto, vado a farmi il mio punto triplo e qui ne farò 2 chiusi insieme, 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base, scarico
gli anellini a 2 a 2 finché me ne restano 2 sull'uncinetto e mi fermo qui. Vado a fare il punto successivo, 3 volte il filo sull'uncinetto, mi scarico le mie asoline a 2 a 2 finché ho 3 anellini sull'uncinetto, prendo il filo, li scarico tutti e 3 insieme e abbiamo fatto la diminuzione, abbiamo pareggiato rispetto all'altro lato. Di nuovo vado a fare le 7 catenelle che restano invariate, entro nel primo punto triplo che trovo, li faccio un punto basso, ripeto le 3 catenelle, comunque questo gruppo di punti resta invariato, vado all'ultimo punto triplo e faccio un altro punto basso, le 7 catenelle restano invariate. Ora devo entrare nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti bassi, quindi ripeto l'operazione di prima. 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, prendo il filo, lo estraggo e scarico i miei anellini a 2 a 2 finché mi restano 2 anellini sull'uncinetto. 3 volte il filo e di nuovo. Quando mi ritrovo con 3 anellini sull'uncinetto, prendo il filo e li scarico tutti e 3. Qui ne faccio uno solo, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto di base e faccio il mio punto triplo. E qui ne vado a fare 2 chiusi insieme, quindi 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base, lavoro il punto finché mi ritrovo con 2 anellini sull'uncinetto, ripeto 3 volte il filo, ora ho 3 anellini sull'uncinetto, prendo il filo e li estraggo tutti e 3. Vado a fare le mie 7 catenelle, e salto le 7 catenelle della riga precedente, vado nel primo punto, faccio punto basso, 3 catenelle, vado nell'ultimo, quinto e ultimo punto del gruppetto di 5 della riga sottostante e faccio un punto basso e faccio le 7 catenelle, 3 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i 2 punti bassi e vado a fare il mio primo punto alto triplo dove lascerò 2 anellini alla fine, non lo chiuderò tutto. Ripeto l'operazione, perciò 3 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto archetto di base, mi ritrovo 3 alla fine, quando ho scaricato gli anellini mi ritrovo con 3, prendo il filo e li scarico tutti e 3 insieme e di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, ne faccio uno solo, sempre nello stesso archetto di base, e qui ripeto i 2 punti tripli chiusi insieme, quindi qui mi ritrovo 2 anellini e lascio così, 3 volte filo sull'uncinetto, ripeto la stessa operazione e quando sono con 3 anellini sull'uncinetto prendo il filo e li scarico tutti e 3 e vado a completare tutta l'ultima riga in questa maniera. Ed ecco la storia finita, veramente molto molto bella, raffinata sia nel punto che anche nelle sfumature di colore. Per realizzare questa stola, che è 50 x 180, ho usato quasi 3 gomitoli di filato, quindi più o meno 330-340 grammi in tutto, perché dal terzo gomitolo ne ho avanzato ancora un po'. E con questo il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione. E vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche su tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividetelo, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.